telling me it's alright. It's so different. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero strepitoso, una maxi clutch appunto coccodrillo. È la borsa del momento e non poteva mancare anche con questo punto che la rende davvero deliziosa. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterla realizzare. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista e avrete anche la possibilità di poterlo personalizzare nel colore. Personalmente ho scelto due nuove tonalità che sono uscite appunto da poco, la 39 e la 40, ma se andate sul sito troverete tantissime altre tonalità nuove, sono circa una decina, oltre a quelle già presenti. Il kit è composto da due rocche di Inda da 500 grammi, una chiusura a molla da 22 cm ed una base ovale da 30x10. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò il numero 3 per quanto riguarda la lavorazione del primo giro e poi per tutto il resto della lavorazione il numero 4. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione con l'uncinetto più piccolo, quindi il numero 3, e io inizio dal lato corto, faccio un cappietto e comincio a contornare la base. Quindi iniziamo sul primo punto, iniziamo con 2 punti bassi, nel frattempo la codina ce ne andiamo a lavorare, poi in quello successivo ancora sempre 2 punti bassi, nei successivi 2 faremo 3 punti bassi. Essendo nell'angolo dobbiamo evitare che poi il nostro lavoro si imbarchi, quindi 3 punti bassi sul primo, 3 punti bassi sul secondo e ne faccio 3 anche su quello successivo, quindi saranno 3. Sul lato lungo, quindi fino a questo punto, andiamo a creare invece 2 punti bassi in ogni foro che si presenta davanti, quindi in questa maniera. E si prosegue, quindi praticamente in questi 3 ad angolo facciamo 3 punti, in tutti gli altri 2, nuovamente 3 punti bassi in ogni foro, stessa cosa da questa parte per completare, quindi qui sempre con 2, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato tutta la base. Completato quindi tutto il primo giro, abbiamo chiuso con un punto bassissimo sul primo punto, togliamo l'uncinetto più piccolo e andiamo a prendere il numero 4. Facciamo una catenella e adesso facciamo un giro di punto basso in costa, quindi anziché prendere entrambe le asole prendiamo soltanto quella esterna. Non dobbiamo fare nessun aumento, semplicemente lavorare le maglie che ci ritroviamo di sotto in questa maniera. Quindi questo è un giro molto semplice e poi dopo questo giro inizieremo con il punto coccodrillo. Quindi completiamo anche questo giro e ci rivediamo per creare insieme il primo giro di punto coccodrillo. Finito anche questo giro siamo pronti per iniziare il punto coccodrillo, che è formato da 2 diversi giri. Il primo è questo. Creiamo 2 punti alti separati da una catenella. Il primo lo sostituiamo con 3 catenelle, poi facciamo la catenella di separazione e nello stesso punto andiamo a creare l'altro punto alto. Ed ecco qui il primo gruppo. Poi facciamo 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e andiamo a creare una maglia alta singola. Sempre 2 catenelle,
sempre andiamo a lasciare 2 maglie di base, andiamo a creare nuovamente il gruppo, quindi una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso punto. Nuovamente 2 catenelle, saltiamo sempre 2 maglie sottostanti e andiamo a creare la maglia alta singola. 2 catenelle e andiamo a ripetere il gruppo di 2 maglie alte separate da una catenella, quindi non faremo altro che alternare, quindi 2 maglie alte separate da una catenella alla maglia singola, e sempre ogni gruppo sarà separato da 2 catenelle e non ci dimentichiamo di lasciare 2 maglie di base nella parte sottostante. Quindi adesso facciamo quello singolo, sempre 2 catenelle, lasciamo 2 maglie e andiamo a creare il gruppo. Nuovamente 2 maglie, 2 catenelle, lasciamo 2 maglie e facciamo la maglia singola. Quindi praticamente questo modulo lo ripetiamo per tutto il giro e ci rivediamo per vedere come creare il secondo giro di punto coccodrillo. Sono alla fine del giro, adesso vado a chiudere sulla prima maglia alta effettuata, quindi sulla terza catenella, vado a chiudere con una maglia bassissima. Questo è il primo giro del punto coccodrillo. Adesso andiamo a realizzare le scagliette. Quindi che cosa facciamo? Sempre con questo colore, perché poi andremo a fare il cambio colore non appena finiamo questo secondo giro. Quindi facciamo una catenella. Adesso dobbiamo praticamente avvolgere la nostra prima maglia alta con 5 maglie alte in questo modo. Passiamo l'uncinetto in questa maniera e praticamente attorno a quella maglia alta ne andiamo a realizzare 5. Vedete? Io praticamente avvolgo. Siamo a 3, 4 e infine la quinta. E questa è la nostra prima parte della scaglietta. Poi facciamo una catenella, ci giriamo in questo modo perché dobbiamo andare ad avvolgere, vedete, quest'altra maglia alta che fa parte del gruppo di 2. Quindi noi ci mettiamo in questo modo, speriamo che si veda bene, vedete, passo di sotto e inizio con la prima, poi faccio la seconda, la terza, quarta ed infine l'ultima. Vedete? Ecco la nostra prima scaglietta. Fatto questo, nella maglia alta sottostante singola facciamo un punto basso e poi praticamente andiamo a rifare quello che abbiamo fatto prima, quindi avvolgere e creare le nostre prime 5 maglie alte da questa parte e poi da questa. Quindi di nuovo vado qui e mi inserisco, faccio la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Sembra complicato, ma vedete che poi appena ci prendete la mano sarà veramente un piacere creare questo punto. Abbiamo fatto la catenella, ho girato il lavoro e adesso vado da questa parte e vado a rifare la stessa cosa. Quindi avvolgo la maglia alta sottostante con 5 maglie alte. Siamo a 3, 4 e 5 ed ecco fatto. La nostra seconda scaglietta è stata realizzata. Poi adesso girerò il lavoro al contrario così si vedrà bene. Poi abbiamo la maglia alta singola, facciamo il nostro punto basso
e vi faccio rivedere un'altra volta come creare la scaglietta. Quindi vedete qua c'è il gruppo, io prendo l'uncinetto, prendo il filo sull'uncinetto, vado da questa parte in questa maniera e vado a creare nuovamente le mie 5 maglie alte. Quindi 2, 3, 4 e 5. La catenella, giro il lavoro e vado ad avvolgere l'altra maglia alta in questa maniera. 1, 2, 3, 4 e 5. E poi nuovamente sulla maglia singola una maglia bassa. Nel momento in cui metto il lavoro correttamente, vedete, ecco le mie scagliette. Quindi facciamo così per tutto il giro e ci rivediamo alla fine per vedere come creare il cambio colore e ricominciare col punto coccodrillo. Ecco il primo giro di punto coccodrillo completato. Adesso noi dovremmo chiudere con un punto bassissimo sulla maglia alta sottostante singola, ma dobbiamo cambiare il colore. Quindi che cosa facciamo? Io mi inserisco, lascio questo il colore precedente e praticamente io vado a prendere il nuovo colore. Ho già fatto il cappietto e praticamente io vado a chiudere già con il nuovo colore con un punto bassissimo. Ed ecco qui. Quindi non tagliamo questo filo perché essendo solamente due colori, anziché ogni volta tagliare e riagganciare, io lo lascio da questa parte. Quindi adesso praticamente ricominciamo con la sequenza del primo giro, ovvero 2 maglie alte separate da una catenella alternate alla maglia singola. Ma adesso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che le scaglie successive vadano a cadere tra quelle che ci sono sottostanti in maniera tale da creare il motivo a scacchiera. Quindi qui io adesso vado a creare il gruppo di 2, quindi la prima maglia alta la sostituisco con 3 catenelle, poi faccio la catenella di separazione e poi sempre nello stesso punto vado a creare la seconda maglia alta. Ed ecco qui. Poi 2 catenelle, quello sempre, e qui dove c'è la scaglietta, quindi al centro, vado a creare la maglia alta singola. Sempre 2 catenelle, quelle dobbiamo farle sempre. Qui dove ho fatto il punto basso vado a creare il gruppo, quindi una maglia alta, una catenella e sempre una maglia alta nello stesso punto. Sempre 2 catenelle e al centro della scaglietta sottostante la maglia alta singola. Ve lo faccio rivedere ancora una volta e poi vi lascio proseguire da sole. Quindi qui dove ho fatto il punto basso faccio il gruppo, quindi maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso punto, 2 catenelle e la maglia alta singola al centro della scaglia sottostante, in maniera tale che poi la scaglia verrà qui al centro. Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per farvi vedere come creare le scagliette al centro di quelle sottostanti. Siamo arrivati alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta effettuata e adesso siamo pronti per ricominciare con la realizzazione delle scagliette. Quindi che cosa facciamo? Catenella e adesso un'altra volta andiamo ad avvolgere queste due maglie alte, quindi ne sulla prima ne facciamo 5, quindi 1, 2,
3, 4 e 5. Catenella, voltiamo il lavoro in questa maniera e ci mettiamo in questa posizione per poter facilmente andare ad avvolgere l'altra maglia alta con altre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo un punto basso. Vedete, la scaglietta sarà al centro, quindi proseguiamo, continuiamo tutto il giro e ci rivediamo per farvi vedere ancora una volta il cambio colore. Completato anche il secondo giro, siamo pronti nuovamente per il cambio colore. Io me lo ritrovo già qui e quindi che cosa faccio? Devo fare un punto bassissimo qui che chiudo con il colore precedente. Quindi lo riprendo ed ecco qua. Io mi trovo molto comoda non tagliandolo, poi ovviamente voi decidete se è il caso di tagliarlo. Per quanto mi riguarda, essendo solamente 2 colori alternati, secondo me va benissimo. E adesso nuovamente ricominciamo con la sequenza. Quindi in questo spazio al centro dobbiamo andare a riprodurre la nostra scaglietta, per cui andiamo a creare 2 maglie alte separate da una catenella. La prima sostituita sempre da 3 catenelle, poi quella di separazione e nello stesso punto creiamo il secondo punto alto. Sempre 2 catenelle, qui al centro della scaglia facciamo la maglia singola, 2 catenelle, qui facciamo il gruppetto, quindi una maglia alta, catenella e una maglia alta, sempre 2 catenelle e qui la maglia singola. Quindi non facciamo altro che ripetere quello che abbiamo fatto prima, alternando scaglie di un colore con un altro e arriviamo a circa 20 cm di altezza. Ovviamente poi sarò più precisa, quindi completiamo tutta questa parte del corpo borsa e ci vediamo per vedere come proseguire. Ecco il corpo borsa quasi completato, guardate quanto è bello. Io alla fine ho fatto 13 giri di punto coccodrillo per un totale di 26, perché ogni giro sono creati da 2. Quindi fatto questo siamo a 20 cm. Adesso l'apertura, come vedete, è un po' più larga. Adesso dobbiamo procedere con dei giri dove andremo a creare delle diminuzioni. Quindi finito l'ultimo giro di punto coccodrillo ci ritroviamo in questo modo. Quindi sul primo punto facciamo un punto basso, poi uno lo facciamo in corrispondenza di questa parte della scaglietta, un altro al centro della scaglia, poi qui e nuovamente dove abbiamo fatto il punto basso, e si procede in questa maniera, così iniziamo a stringere la nostra apertura. Vedete qui dove c'è il punto basso, uno al lato della scaglia, uno al centro e uno dall'altra parte, e si ricomincia dal punto basso con la stessa sequenza. E già in questa maniera iniziamo col primo giro a creare delle diminuzioni. Quindi completiamo questo giro e vi faccio vedere come creare le diminuzioni successive. Completato questo giro, vedete già la parte si è cominciata a restringere. Se noi poggiamo questa, vediamo che dobbiamo creare qualche altra piccola diminuzione. E allora cosa facciamo? Siamo arrivati alla fine, faccio una catenella. Adesso ogni 6 giri, scusate, ogni 6 punti andrò a creare una diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E qui creo la diminuzione, ovvero entro, non chiudo, vado in quello successivo e li chiudo entrambi in maniera tale che ho creato la diminuzione. E rifaccio 1, 2, 3, 4,
5 e 6 e nuovamente una diminuzione, quindi entro, non chiudo, entro in quello successivo e li chiudo entrambi e ricomincio. 2, 3, 4, 5 e 6 e la diminuzione. E questo lo faccio per tutto il giro. Alla fine di questo giro ci ritroviamo con la nostra apertura corretta, facciamo un ulteriore giro di punto basso senza creare diminuzioni e così saremo pronti per inserire la nostra chiusura. Se per caso voi vi ritrovate ancora più larghe, magari diminuite ogni 5 e ogni 4, questo dipende in base al vostro lavoro. Quindi detto questo ci rivediamo per farvi vedere come cucire la chiusura a molla. Ed eccoci qui pronte per poter cucire la nostra chiusura a molla. Io alla fine ho fatto il primo giro di diminuzioni sopra le scagliette, il secondo l'ho fatto ogni 6 e poi ho fatto 2 giri anziché uno senza fare diminuzioni e così mi sono ritrovata con la mia apertura perfetta. Dobbiamo prendere il centro, quindi il centro del nostro fondo che deve coincidere col centro della nostra chiusura a molla e adesso io riprendo il mio filato, faccio un cappietto e adesso vi faccio vedere come andare a cucirla. Io vado in questa maniera e vado a prendere il primo punto basso che mi ritrovo sottostante. Faccio il primo punto e in ognuno gliene faccio 2 in maniera tale che così la nostra questa parte qui non si vedrà. Vedete? Qui sotto c'è il punto basso, io entro, faccio il primo punto e nello stesso ne faccio un altro. Vado avanti e ripeto la stessa cosa, quindi in ogni punto basso sottostante ne vado a fare 2. Quindi 1 e 2. Così la nostra chiusura verrà completamente nascosta. Vado avanti, ne faccio vedere un altro paio di punti e così verifichiamo che sia perfettamente nascosta. Vedete? Questo è il risultato, quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo alla fine. Ho completato la cucitura, vedete, si chiude perfettamente. Io ho già creato il primo manichetto. A proposito, nel kit troverete anche 4 moschettoni. Guardate, io già ne ho creato uno, adesso vi mostro come creare l'altro. Per questo utilizzerò un uncinetto più piccolo in maniera tale che il manico mi viene più fitto, quindi faccio un cappietto, prendo il primo moschettone e lavoro al suo interno 4 punti bassi. Poi faccio una catenella, volto il lavoro e torno indietro, sempre con i miei 4 punti bassi. Il manichetto misurerà 30 cm esclusi i moschettoni, quindi di nuovo catenella, volto il lavoro e faccio così fino ad arrivare alla misura desiderata. Potete anche realizzarlo più grande, a me andava di farlo così piccolino per poter essere portata a mano. Adesso vi mostro, facciamo finta che siamo arrivati a 30 cm, come inserire l'altro moschettone sul finale. Quindi io mi aggancio, vado a prendere il primo, quindi questo lo devo incastrare in questa maniera, vedete? Quindi vado sul primo punto, avvolgo e faccio il mio primo punto basso, faccio il secondo, il terzo,
ed infine l'ultimo in questa maniera. Quindi completiamo anche questo manichetto e ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola completata questa maxi clutch appunto coccodrillo. Guardate, è veramente un colpo d'occhio, con questi due manici la rende veramente molto particolare e anche un po' diversa dal solito. Come cordino ho utilizzato 350 grammi di quello più scuro e circa 200 di quello più chiaro. Vi faccio vedere quello che mi è rimasto, quindi vi basterà abbondantemente per poter realizzare anche una tracolla se la volete più lunga o comunque qualche progetto più piccolino, perché come vedete le rocche sono da 500 grammi, quindi potete tranquillamente realizzare qualche altra cosa. Io vi ricordo che il kit è in sconto del 30% nelle date che vedete scritte, potete personalizzare il progetto, quindi se non vi piacciono i colori che ho scelto oggi vi potete sbizzarrire, anche perché ne sono usciti di nuovissimi, quindi veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Misure finali 33 in larghezza e circa 23 in altezza, quindi anche una borsa veramente molto capiente. Il progetto non è assolutamente difficile, ma voi lo sapete. Se avete dei dubbi mandatemi un messaggio e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Arriveranno ancora tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Take a second, breathe it in, not again. I'm still understanding just how you